Ciao ragazzi, ancora una volta ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. Vi starete molto probabilmente chiedendo che cosa ci fa sul mio tavolo officina un flaconcino di benzina Zippo, la classica benzina utilizzata sugli accendini, un paio di copertoni nuovi di zecca e un telaio a cui, come vedete, mancano appunto i copertoni posteriori. Come vi ho già detto in un precedente video, durante le gare si apprendono sempre piccoli trucchetti che possono facilitarci la vita. Mai come in questo caso ci può tornare utile un piccolo trucchetto per montare i nostri copertoni senza dover aprire la nostra vettura. In regime di parco chiuso, infatti, abbiamo pochissimi minuti di tempo per riuscire a mettere nel migliore dei modi le nostre gomme sulla nostra vettura. E oggi voglio condividere con tutti voi questo piccolo trucchetto per agevolarvi durante le prossime gare. E allora non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere come si fa. Durante le gare è molto facile che vi capiti di dover montare i copertoni sulla vostra vettura. Qui ho una vettura senza carrozzeria per aiutarvi meglio nella visione di quello che stiamo andando a vedere, ovvero come andare ad inserire in modo pratico, agevole ma soprattutto veloce i nostri copertoni sui cerchi posteriori. Innanzitutto va detto che quando vi apprestate a prendere le gomme in regime di parco chiuso, queste vanno valutate molto attentamente al loro interno, quindi le rigirerete e andrete a verificare se per caso, come ad esempio in questo caso, esistono dei residui di stampa. In questo caso questi vanno assolutamente tolti, basta semplicemente prenderli e rimuoverli in modo tale da far aderire poi perfettamente la nostra gomma attorno al cerchio della vettura. Ora, normalmente per montare le nostre gomme, i nostri copertoni sul cerchio della nostra slot car dovremmo semplicemente andare a prendere la nostra slot car e andare a fare questa semplice operazione, ovvero andremo ad inserire il copertone da una parte del nostro cerchio, lo tireremo verso il basso o verso l'alto come siete più comodi e poi facendo ruotare il nostro copertone andiamo a posizionarlo sul nostro cerchio. In questo modo avremo ottenuto il posizionamento perfetto del copertone sul cerchio. Però qui è stato molto facile perché non ho la carrozzeria della mia vettura e quindi mi è stato possibile andare a fermare il telaio direttamente sul motore stesso, avendo così una presa più pronta per poter andare ad infilare in modo più agevole il mio copertone. Ma non è sempre così, infatti se io andassi a posizionare la mia carrozzeria sul mio telaio, come potete vedere io avrei preclusa tutta la parte superiore del mio cerchio e quindi dovrei andare a fare estrema fatica nell'andare a posizionare la mia gomma sul mio cerchio. Togliamo nuovamente la carrozzeria e andiamo a scoprire questo piccolo trucchetto che si è visto durante la gara di Reggio Emilia. Se ci avete fatto caso, qualche pilota si presentava alle verifiche preparco con questo flaconcino di zippo, che non è nient'altro che la classica benzina che viene utilizzata all'interno degli accendini. E che cosa faceva? Semplicemente apriva il flaconcino e ne versava un certo quantitativo sul tavolo o sul tappetino che era preposto per le verifiche. Dopodiché prendeva la gomma, la faceva passare all'interno di questo liquido molto semplicemente facendola un po' roteare e poi andava a posizionare la gomma passata nel liquido all'interno del cerchio e come vedete, come per magia, la gomma entra praticamente da sola e si posiziona in modo perfettamente corretto. Io vi faccio vedere la gomma posizionata perfettamente sia da una parte sia dall'altra e non ho dovuto fare nient'altro che appoggiare la mia gomma al cerchio e spingerla verso l'interno. Vado così a provare anche con l'altra gomma, passo il mio copertone su questo liquido che come vedete non si asciuga in modo rapido, per cui avete comunque qualche momento per poter effettuare questa operazione, appoggio semplicemente il mio copertone sul cerchio e poi lateralmente vado a spingere e questo entra tranquillamente sul mio cerchio e va a posizionarsi in modo corretto. Sono passati pochi secondi da quando abbiamo posizionato l'altro copertone e come vedete il liquido si sta praticamente asciugando, non lascia più nessun residuo e il copertone è assolutamente ben saldo e ben fissato attorno al cerchio.
Avete visto l'operazione senza la carrozzeria della nostra slot car, questo per facilitare chiaramente la visione del tutto, ma proviamo a fare esattamente la stessa operazione con la vettura pronto gara. Quindi arrivati in parco chiuso, non avete chiaramente i copertoni montati perché vengono forniti dall'organizzazione, scegliete i vostri copertoni, arrivate con il vostro flaconcino di zippo, ne andate a versare una minima quantità sul banco delle operazioni, dopodiché andrete a passare il vostro copertone in questo liquido. Come vedete si bagna leggermente il copertone, andate a posizionare la gomma qua di fianco sul cerchio e poi semplicemente andate a premere e la gomma entra tranquillamente in modo perfetto sul cerchio. Come vedete è un'operazione da pochi secondi che però vi aiuta e vi toglie sicuramente d'impaccio in una situazione delicata come quella in cui andate a posizionare la macchina nel parco chiuso, dove avete già quindi stretto le viti che vanno a far basculare la carrozzeria rispetto al telaio. Non dovete fare nient'altro che utilizzare questo sistema, non dovete portarvi cacciaviti, non dovete portarvi cose strane dietro, dovete semplicemente utilizzare questo metodo molto efficace, molto semplice per andare a posizionare le gomme. Come vedete entrano praticamente da sole, basta posizionarle, appoggiarle al cerchio e poi premerle e loro entrano da sole senza dover assolutamente andare a tirare la gomma e a posizionarla manualmente attorno al nostro cerchio. Ragazzi, io vi ho fatto vedere questa operazione chiaramente con una vettura da rally per una similitudine con quello che abbiamo visto durante la prima gara RSC, che era effettivamente una gara di rally slot, però va detto che questa tecnica può essere utilizzata anche per le vetture da pista. E non abbiate timore perché la benzina Zippo non lascia assolutamente nessun tipo di residuo, è una benzina che si asciuga molto facilmente ma soprattutto molto velocemente, per cui dal momento in cui voi andate ad installare i vostri copertoni sui cerchi, posizionate la macchina in parco chiuso, al momento in cui poi effettivamente prenderete il via alla gara, avrete il vostro copertone perfettamente montato sul cerchio, asciutto e pulito. Ragazzi, non mi merito forse un like per questo video? Beh, se non lo avete ancora fatto, mettetelo. E poi mi raccomando, iscrivetevi al canale. Noi, come sempre, ci diamo appuntamento qui su Slot Car Tech per il prossimo video.